L'Inter, dopo la 10ª giornata di campionato, è solitaria in vetta alla classifica di Serie A. Ha il miglior attacco, la miglior difesa, per distacco la miglior differenza reti del campionato, il maggior numero di partite vinte e il maggior numero anche di partite senza subire gol. La Juventus è dietro di 2 punti, il Milan di 3, il Napoli, campione in carica, addirittura è quinto a -7, preceduto di 1 punto anche dall'Atalanta. All'Inter, lo sappiamo, ai vertici dell'Inter tutti parlano di obiettivo seconda stella in maniera piuttosto aperta già da diverso tempo, a partire dal presidente Zhang nell'assemblea dei soci di pochi giorni fa lo ha ribadito, passando poi per Marotta, tutti tranne Simone Inzaghi. Non che Simone Inzaghi si sia nascosto, non che Simone Inzaghi non punti all'obiettivo scudetto, assolutamente, ma anche nelle ultime dichiarazioni a precisa domanda sull'obiettivo stagionale non si è nascosto e ha detto di voler giocare il maggior numero di partite possibile. Questo è l'obiettivo. Quindi non snobbare il campionato assolutamente, ma puntare a far bene anche in Champions League, magari come l'anno scorso. Quindi voglio fare in questo episodio di oggi insieme a voi un punto della situazione su questa prima fetta importante di campionato e analizzare dunque quelli che sono attualmente, secondo me, i 4 problemi, chiamiamoli così, con cui l'Inter deve fare i conti per vincere questo scudetto, se vuole vincere questo scudetto. Il quarto problema, soprattutto, è un argomento, diciamo, che mi sta molto a cuore e sul quale vi chiederò un parere forte che poi dopo andremo a commentare nella diretta delle 19:30, approfondiremo i vostri commenti e le vostre riflessioni che mi lascerete qui sotto. Innanzitutto, però, ben ritrovati amiche ed amici passioniteristi in questo nuovo episodio, vi invito a lasciare un bel mi piace e vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, completamente gratis, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, delle nostre analisi e le nostre dirette dove analizziamo appunto anche i vostri commenti e le vostre riflessioni. Partiamo subito dal problema numero 1, quello un po' più banale, ovvero gli avversari con cui bisogna fare i conti. E citavo prima la classifica, parto appunto dall'ordine delle rivali, quindi dalla Juventus, criticata per il non gioco di Allegri, derisa anche per il 4-2 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, eppure la Juventus è lì a 2 punti dall'Inter e tra l'altro con uno scontro diretto da giocare dopo le prossime 2 giornate di campionato. È una squadra che continua a subire veramente pochissimi gol, 6 gol subiti, uno soltanto in più dell'Inter, concede quindi molto poco agli avversari e poi davanti ha invece un reparto di attaccanti tra Ken, Vlahovic, Chiesa e Milik che l'Inter praticamente non ha a livello di completezza e come livello delle 4 punte. Quindi un gol in un modo o nell'altro riescono a farlo, grazie anche ovviamente al vantaggio di non avere le coppe che, per quanto Allegri cerchi di nasconderlo, è un vantaggio non da poco e che tiene la Juventus lì. E a tal proposito vengo al Milan e lo metto insieme al Napoli dopo l'ultimo turno in cui abbiamo visto un Napoli-Milan in cui c'è stato dentro un po' di tutto, anche a livello di tanti errori oltre che di problemi delle 2 squadre. Le metto insieme perché l'Atalanta personalmente non la considero oggi in lotta per lo scudetto, anche se Scamacca trova continuità va tenuta d'occhio. Per ora comunque la tengo un passo dietro e il Milan ha fin qui toppato praticamente tutti i big match, tutti gli scontri diretti e le partite importanti anche di Champions. Ha diversi infortuni, ci sono diversi malumori interni che probabilmente nascono anche da episodi più profondi che partono anche dalla scorsa stagione e in generale c'è una confusione, soprattutto tattica, sempre più importante in questa squadra. Così come c'è grande confusione, secondo me, anche in casa Napoli, dove Garcia non ha e forse non ha mai avuto in realtà il controllo della situazione in questo Napoli e un presidente, De Laurentiis, che irrompe ancora una volta negli spogliatoi all'intervallo di Napoli-Milan, non è un grande segnale in questo senso. E se per il Napoli vedo nella forza della rosa, che per me rimane una squadra molto forte, una possibile, forse l'unica possibile via d'uscita da questo periodo turbolento, nel Milan occhio perché secondo me gli elementi per poterli veder tornare fuori ce ne sono forse ancor più concreti. 2 sono da tenere d'occhio nel prossimo futuro immediato, perché il primo è la possibile eliminazione dalla Champions League. Sarebbe un colpo duro da assorbire per il Milan e per la panchina di Pioli, soprattutto quello di un'eliminazione dalla Champions, ma
ma se riesce a reggere quell'urto nel momento appunto proprio dell'eliminazione, poi però può diventare un assist molto importante per concentrarsi, come fa la Juventus, solo sul campionato, che anche per il Milan è l'obiettivo principale. E il secondo tema da tener d'occhio è strettamente collegato e riguarda il calendario. L'Inter ha in questo momento, come dicevamo, maturato 3 punti di vantaggio sul Milan, ma deve affrontare ora un ciclo di gare più intenso tra Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio, 4 trasferte tra l'altro, tutte in trasferta, molto pesanti. Il Milan invece ha già affrontato praticamente tutte le prime o quasi in questa primissima parte in questa prima parte, metà circa del girone d'andata, quindi per il Milan potrebbe essere arrivato invece il momento sulla carta più semplice. Per cui occhio agli avversari innanzitutto. Dopodiché, altri 3 problemi, sempre tra virgolette, sarò molto più rapido su questi. Il secondo tema da tener d'occhio è un tema che abbiamo trattato più volte ed è quello di cui si discute più spesso in casa Inter, quello relativo all'attacco. Un problema secondo me relativo perché comunque, come vi dicevo, se si sistema la difesa e non si prende gol, poi uno prima o poi l'Inter lo fa e questo lo stiamo vedendo anche nelle ultime giornate. L'importanza però di ruotare Thuram e Lautaro per non spremerli diventerà decisiva soprattutto da qui in avanti e quindi Sanchez ha segnato col Salisburgo e deve incidere anche entrando a gare in corso, ma soprattutto da Arnautovic che per la gara con l'Atalanta non recupererà, dipenderà molto da qui in avanti secondo me. Se non dimostra affidabilità lui, a gennaio un intervento sul mercato diventa inevitabile. Forse servirebbe anche a prescindere. Il terzo problema è figlio, diciamo, del trauma che noi interisti abbiamo vissuto 2 anni fa, ovvero quello di essersi sentiti anche vincitori troppo presto, di essersi anche forse un po' sopravvalutati o comunque montati la testa ad un certo punto della stagione. Sotto, sotto, secondo me, tra noi interisti c'è quella paura che da un momento all'altro si possa incappare in un periodo di difficoltà, soprattutto mentale, nella testa. Anche se devo dire che in questo per ora sto vedendo dei segnali incoraggianti. Inzaghi sta allungando la rosa innanzitutto, coinvolgendo più giocatori anche un po' a sorpresa, come Carlos Augusto, come soprattutto Aslani, e poi credo che diversi elementi importanti di questa rosa abbiano ancora dei margini di crescita in termini di rendimento. In primis Barella, che dobbiamo ancora vedere il vero Barella in questa stagione, anche Frattesi che è pronto a decollare e per me è arrivato il momento di vederlo insieme a Barella dall'inizio e non al suo posto, ma anche Bastoni che era partito abbastanza bene, anzi molto bene secondo me, e poi adesso è in flessione e ci metto dentro pure Pavard che sta facendo benissimo, assolutamente, ma mi aspetto ancora di più da lui in quanto Pavard, non uno qualsiasi, ecco. Quindi occhio a non sopravvalutarsi, a non montarsi la testa, non abbassare la guardia, ma su questo tema secondo me ci sono dei segnali in questo momento su cui poter lavorare positivamente. Arriviamo poi al quarto problema, quello che vi dicevo che mi sta a cuore. Nasce tra l'altro anche da una discussione che c'è stata nel club di Passione Inter, nella nostra consueta chiamata del lunedì sera su passioneinter.club e riguarda il tema dell'obbligo di vincere, l'obbligo di vincere lo scudetto. C'è chi sostiene che Inzaghi, in particolar modo Inzaghi, non l'Inter, sia obbligato a vincere questo scudetto e se non lo vince sarà fallimento con tutte poi le conseguenze del caso. Io ad oggi non vedo ancora una situazione da obbligo di vittoria dello scudetto, quanto invece di obbligo di superare il girone di Champions e poi lottare fino all'ultimo su tutti i fronti, questo sì, son d'accordo. Ma lo dico e lo ribadisco perché questa narrazione dell'obbligo dello scudetto secondo me è dannosa e rischia di creare 2 grandi problemi a sua volta. Il primo è il ritorno potenziale di quella frenesia durante la partita che l'anno scorso ci è costata carissima, sia quando si subiva gol, sia quando magari non riuscivi a sbloccare una partita. Oggi questa cosa si sta vedendo meno, perlomeno fino adesso, ma se ci martelliamo sull'obbligo dello scudetto è un attimo poi il rischio di sprofondare di nuovo in questa cosa. Il secondo problema è poi più per noi tifosi, diciamo che a forza di ribadire che l'Inter è obbligata a vincere, nel caso in cui poi si dovesse effettivamente riuscire a vincere questo scudetto, magari nemmeno ce la godiamo questa vittoria, perché se tutto l'anno ti dici siamo obbligati a vincere, e poi vinci, magari quando vinci pensi di aver fatto il minimo di quello che ci si aspettava. E invece no, perché sarebbe una cosa davvero grandissima. Quindi massima attenzione tutti quanti. Io sono fiducioso, ma
non condivido ancora quest'obbligo appunto sullo scudetto. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, sono curioso di sapere se siete d'accordo con me oppure no, se avete intravisto anche altri problemi che magari non ho sottolineato qui e quindi andranno tenuti d'occhio, se l'Inter è obbligata a vincere lo scudetto oppure no. Approfondirò poi i vostri commenti nella diretta delle 19:30 e a tal proposito ne approfitto per darmi dei feedback anche su questo format, un po' di riepilogo della situazione se vi piace, e vi ricordo che dal 1° novembre ci sarà un nuovo vantaggio esclusivo per chi è abbonato ai nostri canali, per chi è abbonato al club di Passione Inter, ovvero la possibilità di recuperare in differita, in esclusiva, tutte le nostre dirette. Un nuovo vantaggio per i nostri abbonati, quindi se non lo siete ancora vi invito a valutare la possibilità di sostenere il nostro progetto tramite gli abbonamenti, mi raccomando. E vi saluto lasciandovi un altro argomento che abbiamo approfondito nelle scorse ore da non perdere, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.